Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, anche ascendente bilancia, luna in bilancia, Venere in bilancia. Oggi andiamo a vedere cosa accade ad agosto 2026 per te. Lo facciamo con il nostro approccio co-creativo affinché non subiamo il nostro destino, ma ci partecipiamo, co-creiamo. Per chi avesse già iniziato la porta di agosto 2024, scusami, 26, non so perché stavo pensando 2024, la porta di agosto del 2026, questa lettura è il suo naturale proseguimento. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà proprio a incarnare il potenziale per cooperare con gli eventi del tuo destino. Qui non facciamo tarologia passiva, ma facciamo la vera tarologia, quella co-creativa, che ti permette di cambiare gli effetti del tuo destino. E allora, ragazze mie, ragazzi, partiamo subito. Mettiamo il mio promemoria qua, prendiamo le carte e chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Partiamo dall'energia generale del mese, dove metteremo 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di agosto? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Incontri, decisioni, opportunità, chiusure, collaborazioni, rallentamenti. Vediamo cosa c'è. 3 tarocchi. 9 di denari, sapete quanto amo questa carta in modo viscerale? E là là, Cavaliere di denari. Stupendo, regina di denari, successone a livello lavorativo qua. Realizzazione personale, starai bene nel corpo, nella materia, la materia prospera per te, bellissimo. Fammi mettere l'oracolo e poi ti leggo bene. Allora, energia generale del mese, bilancia. Signore mio, dai, la porta aperta piena di tesori, denari, 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 denari. Questa è una lettura stupenda, va bene? Allora, guarda, fino a questo momento è la lettura più abbondante di tutto lo zodiaco che ho fatto. Allora, qua non mi parla di una fortuna che ti arriva casuale, c'è tantissima fortuna, ma non è casuale. Questa è un'abbondanza che nasce dal fatto che tu hai una giusta relazione con la vita, con gli eventi, perché questa carta mi parla di grandi risultati, di soddisfazione. Io vedo che ad agosto tu vedrai i frutti di un lavoro che hai già coltivato nel tempo, Molti di voi è così, oppure ti accorgerai che qualcosa dentro di te è finalmente diventato stabile, perché il 9 di denari ti ricorda che la vera ricchezza nasce quando impari ad abitare la tua vita con gratitudine. Non avere fretta, perché l'abbondanza che agosto desidera portarti non nasce da un colpo di fortuna, nasce dalla costanza, cioè dalla capacità di fare ogni giorno un piccolo passo nella direzione della tua anima. E per me, sai che per ogni tarologo c'ha i suoi codici. Il Cavaliere di denari è la cosa certa, arriva con costanza, con calma, ma arriva. E poi la regina di denari è la donna o l'uomo che sa trasformare tutto quello che tocca in fertilità, un po' come Remida. E sa creare benessere, si sa nutrire e sa nutrire. Cioè, quando impariamo a prenderci cura del nostro giardino interiore, anche il mondo esterno comincia lentamente a riflettere quella stessa abbondanza. E vogliamo parlare della carta con i forzieri d'oro? Cioè pieni d'oro? Cioè, qua ci sono, rappresenta la tua coscienza che si apre proprio all'abbondanza. Si vede che state lavorando tantissimo con le pratiche, ma anche chi non lo sta facendo, questo è il fatto che arriva. Allora le pratiche servono per incarnare bene questa abbondanza e portarla avanti, no? E non sperperare questa coscienza così bella, ecco. Questa carta mi parla di talenti tuoi, anche di incontri, di opportunità, di creatività, di prosperità. Cioè la vita sta aprendo una porta. Cioè, è un mese stupendo, ragazzi miei. Cioè, questa carta, queste carte mi stanno dicendo che, allora, nella nostra tarologia co-creativa, l'abbondanza non è qualcosa da attrarre con lo sforzo. L'abbondanza è
la relazione che abbiamo con la vita, la fede che abbiamo nella vita, con passi minuziosi facciamo quella cosa, crediamo in quello che facciamo. E quando nella tarologia co-creativa, nello yoga sciamanico, eccetera, quando smettiamo di inseguire la prosperità e iniziamo a collaborare con i talenti che il nostro daimon ci ha affidato, allora i forzieri della vita si aprono naturalmente. È una lettura stupenda. Continuiamo. Qual è il tema evolutivo del mese? Adesso vediamo cosa desidera nascere attraverso di te questo mese, cioè quale potenziale sta cercando di emergere. Mettiamo 2 tarocchi e un oracolo. Ah, perché ti alleia la tristezza. 5 di coppe, 4 di denari. Ah, ok. Ecco perché è importante fare rituali, Cioè qua la prosperità ti arriva. Il punto è sai ricevere o resti sulla soglia per paura di non meritarla. Ecco a cosa servono i rituali. Cioè questa cosa accade dell'abbondanza. Ora tu la sai far fluire questa cosa. Questo è il punto. Mettiamo questa carta qui, in merito sempre a cosa desidera nascere attraverso di te in questo mese. Sinfonia incompiuta. Per mantenere questa prosperità e soprattutto per riceverla, perché le carte lo vedono, sinfonia incompiuta. C'è una musica, mi viene da dire, una musica del passato, 5 di coppe, che deve finalmente essere ascoltata, non più evitata. Allora, forse c'è una parte di te che per troppo tempo hai cercato di superare in fretta. Può essere o una delusione, o una nostalgia, o un rimpianto, una ferita che pensavi conclusa. Ma attenzione, non perché tu debba tornarci a vivere in quella ferita lì, ma perché quella parte della tua storia di vita desidera finalmente essere accolta una volta per tutte. Allora, il 5 di coppe non è un dolore, o meglio, il dolore non è un nemico nello yoga sciamanico, è uno spirito. La domanda non è perché mi ritorna questa sensazione, questo dolore o questa tristezza, non è quella la domanda, ma che cosa non ho ancora veramente ascoltato di questa esperienza dolorosa? E dopo arriva il 4 di denari, una carta molto interessante perché dopo il dolore emerge quello che abbiamo costruito intorno per proteggerci dal sentire. Mi parla delle difese, di quello che tratteniamo, del bisogno di controllare questo dolore o questa sensazione qua, di non rischiare più, non rischio più, di non aprire mai completamente il cuore. Quindi agosto potrebbe mostrarti proprio questo. Dov'è che stai ancora trattenendo per paura di soffrire di nuovo? Forse c'è una conversazione che ancora non è mai avvenuta, o una parte di te che è rimasta in attesa, oppure semplicemente, ragazzi e miei ragazzi, è un'emozione che non ha mai trovato il vero spazio per essere vissuta fino in fondo. Io mi ricordo anche recentemente ho avuto un'immagine di grande dolore. Allora ero insieme a tante persone. Allora mi sono trattenuta, 4 di denari, mi sono trattenuta perché sapevo che sarei tornata a casa. Quando sono tornata a casa ho preso questa immagine che stavo vivendo, che avevo vissuto il pomeriggio, ho preso questa immagine e l'ho messa all'interno di un rituale di 2 ore e mezzo, dove ho dato tutto, il meglio di me, piangendo bene però, invocando gli dei, affidando il mio potere agli dei, ringraziandoli di quella immagine nonostante sentissi il dolore. E questo è il sacrum facere, il darsi, restituire il toro bianco. E quindi me la sono vissuta bene, non è, cioè ho onorato quello che mi stava accadendo. Allora non abbiate paura di quello che sentite, di questa melodia, perché ciò che è rimasto incompiuto
chiede solo di essere compreso, non compiuto. E quando viene compreso, la musica torna a fluire. Quindi qua il 5 di coppe accogli quello che chiede ancora ascolto e osserva dove il dolore ti ha insegnato a chiuderti. La tua anima non vuole tornare indietro, vuole completare una melodia rimasta in sospeso. C'è una parte della tua storia di vita che stai ancora cercando di dimenticare. Invece quella parte della tua storia di vita cerca di essere soltanto amata. Le sinfonie incompiute dell'anima non ti chiedono di essere finite con la mente, chiedono di essere concluse con il cuore. Quando smetti di fuggire a una certa emozione, inizi a danzare con lei e quella musica riprende a suonare. E il tuo destino finalmente può continuare il suo canto. Ecco perché tanta prosperità. Però devi fare questo. Ok? Wow. Vediamo lavoro, denaro, missione. Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro, nel denaro, come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Il lavoro non è soltanto, lo dico sempre, mi sono dimenticata negli altri segni, quello stipendiato. Il lavoro è dove tu metti energia quotidiana, ok? Vediamo. Lavoro, denaro, missione. 10 spade. Il matto. Qua c'è cose nuove ci sono, anche un nuovo modo di lavorare. E la papessa. Ah, ci picchia. Ok, vediamo cos'altro con gli oracoli. Io già ti dico, viaggio erotico negli arcani, pratica del matto e pratica della papessa, perché qua c'è qualcosa di nuovo che ti arriva. Guarda come sono belle le carte, finisce qualcosa, arriva qualcosa di nuovo, non ti devi spaventare delle tue intuizioni, devi lanciarti. Detto proprio così, ma adesso te lo elaboro bene il messaggio. Allora, lavoro, denaro, missione. Apri il cuore al cambiamento, il terreno è fertile, servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. Eccola la pazienza. Mi stanno parlando chiaramente di una morte necessaria prima di una nuova nascita. Vedi i forzieri aperti qua? Ok. Così si gioca la tarologia co-creativa, così si fa. Cioè io ti faccio operare il cambiamento a mezzo della tua volontà e della tua predisposizione. Quindi, allora, questo parla della fine di un ciclo, magari un modo di lavorare, una certa identità professionale, una convinzione su quello che dovresti essere. Magari emergerà qua la consapevolezza tua che qualcosa non può più continuare in un certo modo. Allora ti chiedo, cos'è che sei pronto a lasciare morire affinché possa nascere qualcosa di più vero? Perché poi arriva il matto, viaggiatore dell'anima, è colui che non ha tutte le garanzie del futuro, no? Non ce l'ha proprio, ma sente una chiamata. E nel lavoro questo indica un nuovo percorso, anche un progetto diverso. Qua c'è un qualcosa che richiede coraggio e fiducia, una direzione ti si apre che richiede coraggio e fiducia, ed è soprattutto questa qualità interiore che emerge, c'è la disponibilità a ricominciare, a non essere più definita o definito dal tuo passato, a non chiedere alla vita di mostrarti tutta la strada prima di fare il primo passo. Ecco perché ti ho detto di fare la pratica del matto, oltre alla porta di agosto. E poi arriva la papessa, che porta la profondità e la saggezza, perché il nuovo cammino del matto non deve nascere dalla fretta. La papessa ti dice: non tutto ciò che sta nascendo adesso deve essere mostrato subito. Quindi ci sono dei semi che hanno bisogno di stare nel buio della terra prima di diventare germogli, come ci insegnano tutti i denari qui, no? Magari un progetto che è ancora in gestazione, oppure un talento tuo che sta maturando, oppure una nuova visione della tua missione. E poi apri la voce al cambiamento, apri il cuore al cambiamento, è quasi come se fosse un dialogo, non ho questa carta tra matto e papessa, il matto ti dice vai, la papessa ascolta,
il terreno è fertile, abbi fiducia, eh, apri il cuore al cambiamento, abbi fiducia nel tempo della vita. Quindi qua si sta distruggendo una vecchia identità. Si chiude una porta perché il seme della tua anima possa trovare finalmente la terra giusta dove germogliare, no? Libera spazio, ti dice questa lettura, affinché la vita possa creare qualcosa di nuovo. Mi spiego, è molto bella, molto molto bella. Sì. Vediamo adesso cosa accade nell'amore. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale relazione desidera evolvere attraverso di te? 10 di coppe, cavaliere di coppe, acci picchi, asso di denari, sono chiare e limpide. Mettiamo una carta di queste. Qua c'è una grande possibilità di un amore nuovo, veramente bello, bellissimo, anche del rinnovo di una relazione, ma proprio concreto, bello, che va coltivato da entrambi e sarà coltivato da entrambi. Però ricordati che tu hai 5 di coppe e 4 di denari, ricordati c'è un'emozione del passato che chiede udienza, che chiede ascolto affinché tu possa realizzare questo cambiamento nell'amore, no? Vediamo cos'altro. Uomo bruno, donna bruna, può essere tu Bruna o Bruno o l'altra persona. Allora, questo è il mese dei nuovi inizi, perché partendo col 9 di denari sto bene per come sto io, cioè sto bene nel mio giardino, carta di grande autonomia, anche nell'amore rispecchia la stessa cosa. Allora, questa è una delle immagini più belle del mazzo, perché riguarda proprio la dimensione affettiva pura, di casa del cuore, no? Di una relazione nella quale non ci si sente più in lotta, ma accolti. Quindi c'è questa predisposizione della tua anima, e questa predisposizione della tua anima attrae questo cavaliere di coppe che mi parla di un incontro, di un corteggiamento, di un messaggio, una persona che porta un'apertura emotiva, l'archetipo dell'amante, no? Che si avvicina, ma il suo insegnamento è ancora più profondo, ti dice lascia che il cuore torni a muoversi, riporta poesia nella tua vita e desiderio di incontrare l'altro, no? Di viversi l'altro senza più controllare, e questa è la carta più importante perché dà radicamento a tutto questo sentimento, non è soltanto emozione, è possibilità concreta, no? Con questo asso di denari qui, cioè questo è un seme che può essere piantato nella terra e mi indica che ci sarà qua una relazione che desidera costruirsi lentamente attraverso gesti, attraverso presenza, attraverso affidabilità. È qualcosa veramente che si coltiva qua, un amore bello, bello. L'uomo bruno, donna bruna rappresenta sia te o questa persona, però non è soltanto la descrizione rigida dell'aspetto fisico della persona, perché nel territorio immaginale il bruno richiama spesso la terra, la profondità, il radicamento, no? E potrebbe rappresentare un incontro con un'energia più concreta, più stabile, più incarnata, cioè una persona che porta la qualità della terra, una presenza affidabile, capacità di costruire, oppure anche un invito per te che ascolti a integrare queste qualità dentro di te, ma già vedo che lo stai facendo perché quello è il tema del mese. Sì. Sì, è molto coerente perché con tutta la tua lettura fino a questo momento, prima il lasciare andare il vecchio ciclo, poi il seme nuovo. Qua l'amore è proprio una porta che si apre proprio mentre il tuo cuore è pronto ad accogliere qualcosa di più vero, mi spiego? Quindi ragazze e miei ragazzi, fino a questo momento abbiamo visto cosa accadrà, adesso inseriamo non solo cosa accadrà, ma anche come relazionarti a quello che accade. Va bene? Qua andiamo con le mani in pasta nella tarologia co-creativa. Andiamo a vedere l'ombra del mese, l'emozione ctonia sotterranea, il demone con cui allearti.
mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo. C'è la forza, no? Una carta di tarocchi, gli eventi, il destino, la ruota della fortuna, eventi inattesi che possono farti andare l'ago e la bilancia o di qua o di là. Allora, la ruota, ancora l'ombra del mese, qual è? Ti potresti sentire solo e abbandonato o abbandonato per un certo momento. Bambino orfano, richiama il 5 di coppe qua. Allora, queste due carte insieme mi parlano di un passaggio dall'affidarsi alla vita senza sentirsi più abbandonati. Anche quando arrivano emozioni sotterranee, mi sento sola, c'è la dea della solitudine, non è che tu ti senti sola, c'è la dea della solitudine con te. Non è che mi sento triste, no, non sei triste, è la dea della tristezza che sta accanto a te. Quindi allora, questo è il passaggio. Con la ruota della fortuna qua mi parla dei cicli, trasformazioni, no? Cioè delle trasformazioni che non possiamo controllare, che avvengono. Ed è proprio in queste trasformazioni, in questi eventi che avvengono, che potrebbero emergere delle emozioni. Io credo che con la ruota della fortuna sia più che altro la paura dell'incertezza, la paura del vuoto, il non sapere. E quella parte di noi che vorrebbe sapere prima che cosa accadrà, quella parte di noi che vorrebbe avere le garanzie, che vorrebbe trattenere quello che ama, no? Per sentirsi al sicuro, ma la ruota arriva e dice: la vita non è una cosa che puoi fermare, è un movimento con cui devi imparare a danzare. E la medicina di questa vita non è il controllo, è la fiducia. Questo bambino orfano è proprio l'archetipo più forte, quella parte di te che dice: ma se lascio andare il controllo, chi si prenderà cura di me? Perché il bambino orfano porta alla luce una ferita antica che noi tutti abbiamo, è la paura di non essere sostenuti dalla vita, perché ci viene dalla famiglia. Ma proprio questa ferita diventa una soglia iniziatica per te, perché il suo dono è imparare. Cioè imparare una nuova forma di amore, non l'amore che dipende continuamente dalla presenza di un altro, chiunque l'altro sia, dalla mamma al papà, al partner, al fratello, all'amico. Non quindi l'amore che dipende continuamente dalla presenza dell'altro per sentirsi al sicuro, ma è l'amore che nasce quando impariamo a diventare casa per noi stessi. Quindi significa viversi le altre persone, non perché senza di loro non puoi vivere, ma perché hai così tanto amore dentro da poterlo condividere. Questo è il 9 di denari, è l'indipendenza affettiva. Sì. Perché allora il sentire le emozioni sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, fa emergere questo bambino, la bambina interiore. Quando smettiamo di respingere queste emozioni, questo bambino viene accolto e quella parte ferita è proprio quella parte che diventa il luogo dove nasce la vera autonomia dell'anima, 9 di denari, ok? Sì. Vediamo l'amante mistico cosa ti dice. Quale messaggio desidera darti l'amante mistico? Devi essere intuitiva, intuitivo. Qua abbiamo la paperella, penso che questa, colimbo, non so in spagnolo come si traduce il colimbo. Credo sia una paperella e ti dice: ascolta la canzone, non ci posso credere, ascolta la canzone nella tua anima. E qua abbiamo la canzone, sinfonia incompiuta. L'anima ti sta sussurrando una melodia che è bellissima ed è unica, soprattutto con questa emozione sotterranea del bambino orfano. Allora ti dice: confida nella tua intuizione, perché la tua intuizione è la sinfonia dell'anima, perché la tua intuizione ha già la forma di sapienza. Sal della vita occupata e busca una solitudine. Ricerca più solitudine, ti dice. Riconosci che sei unica e unico e che sei amata. Ricerca più solitudine. Allora, questa cosa è per spegnere il chiacchiericcio della mente. Ti dice che la tua intuizione ha una sapienza enorme. Riconoscila e riconosci di essere unica o unico.
Sì. Bellissimo. Vediamo cos'altro, la disposizione interiore. Per quanto riguarda i rituali, ragazzi e miei ragazzi, di questo mese, porta di agosto, rituale del matto, rituale della papessa. Questo ha a che fare con l'intuitivo, il rituale della papessa stesso, L'amante mistico ti sta invitando a fare il rituale o a prenderti quel tuo silenzio dal rumore della mente. Adesso andiamo a vedere quale disposizione interiore ti permetterà di collaborare con quello che agosto ti porta. Fai spazio, è soltanto quando fai silenzio puoi fare spazio dal rumore della mente. Ti dice fai spazio per accogliere il nuovo. Matto, 10 di spade, l'asso di denari, c'è tanto nuovo qui, va bene? Fai spazio per accogliere il nuovo, fai vuoto, e con il rituale della papessa, la porta di agosto, lo fai perfettamente. Crea spazio per dare il benvenuto, per dare benvenuto al cambio positivo nella tua vita. Lascia andare tutto quello che non si allinea con il futuro che ti stai creando. Mi sembrano coerentissime, una stesa stupenda, ragazze e miei ragazzi. Non aggiungo nient'altro perché le pratiche vi ho già detto quali sono. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.